Benvenuti o bentornati sul mio canale. Ecco, JA 25esimo anniversario Harley Benton. È una chitarra appunto in edizione limitata, fa parte di una serie che comprende altri modelli e immagino lo sappiate perché è già uscita da più di un mese questa serie. È l'unico modello, l'unica serie, voglio dire, che arriva con una custodia. Di solito le Harley Benton non hanno la custodia e questa custodia è più che buona, è veramente imbottita bene, ha un sacco di tasche dove si può mettere di tutto, veramente. Vediamo cosa c'è ancora qua. Il cartellino del controllo qualità che è stato fatto bene, dopo vi dico. Maniglie un po' dappertutto, imbottitura anche sulla base, una imbottitura anche per il manico, veramente una custodia onesta, non è premium però è fatta bene. Ti mandano anche un gadget, me ne hanno mandati due, non so perché, si sono confusi, ma va bene lo stesso. E niente, avevo detto nel video precedente che avrei venduto questa per fare spazio a questa, e così è. Fra 3 giorni questa mi lascia, mi dispiace molto, però è sempre lì, magari me la riprendo più avanti. Ho dovuto far spazio alla signora qui, ovviamente ci ho aggiunto qualcosa perché non hanno lo stesso valore. Ecco, questa chitarra fin da subito l'ho aperta un paio d'ore fa, mi ha colpito, a parte il colore che è soggettivo, ma a me piace molto. E è una chitarra che ha delle caratteristiche veramente molto molto migliori della serie, diciamo, standard. Ha il corpo in ontano, la standard ce l'ha in tiglio, i pick up sono gli stessi, ha il manico tostato, bellissimo manico tostato, e meccaniche autobloccanti, capotasto in grafite, tasti in acciaio, non so cosa volete di più, tastiera in alloro scuro, una bella tastiera, un bel legno, mi piace l'alloro, lo preferisco al Jatoba o il Pauferro o altri legni, e tasti posati bene, non c'è quasi nessuna, anzi direi nessuna, nessun attrito, nessun tasto sporgente. E il setup mi ha veramente preso, sono stati bravi, non so chi sia costui, però è stato bravo, ha fatto veramente un bel lavoro, è arrivata settata molto bassa e molto bene, non ci sono corde che friggono. Ecco, questa chitarra anche ha le corde Elixir, arriva di fabbrica così, e non vedo l'ora di suonarla. Ai pick up, i due pick up sono Roswell e sono single coil, non sono P90, e questo un po' mi dispiace perché i P90 ultimamente mi piacciono molto. Comunque la provo, vedo come va, se proprio non mi convincono ho già due P90 della Tono Rider qui pronti ad essere infilati qui. Comunque questo vabbè, lo vedremo magari più avanti. E niente, direi andiamo a vedere com'è fatta anche dentro, perché voglio vedere l'elettronica se è all'altezza e anche come suona. Prima ovviamente vi chiedo se volete gentilmente iscrivervi al mio canale se già non siete iscritti, e mi date una grossa mano e creiamo questa community con cui si potranno anche fare delle live e chiacchierare un po' direttamente. Ok, andiamo avanti e vediamo un po' a fondo questa chitarra. Ok, ho fatto una ripresina col cellulare per vedere dentro come è fatta questa chitarra del 25esimo anniversario. Ci si aspetta cosa? Vediamo. Ho tolto le corde, tolto il ponte, tolto le viti. Ecco, l'interno è ordinato ma non è schermato. È schermata, il battipenna è schermato nella zona del selettore a 5 vie e nei potenziometri, che comunque mi sembrano dimensionati, buoni. E l'attacco jack è onesto, niente di più.
Ecco, potevano darci un po' più di schermatura, vabbè, essendo un 25esimo anniversario potevano un po' esagerare, vabbè, hanno già messo delle ottime specifiche comunque. I pick-up sono i soliti Roswell, buoni, messi bene, i cavi sono intrecciati come deve essere e la chitarra in tutto sommato è buona, è costruita molto bene.
Ecco, prima di continuare con i suoni distorti, scusate l'interruzione, ma devo dirlo, volevo fare appunto una considerazione su questi pick-up. Sono dei single coil e si sente, non sono dei P90 e non è nemmeno, penso, la loro natura di voler assomigliare ai P90. Si sente che sono dei single coil con tutti i pro e i contro dei single coil. In questo caso i Roswell, sapete dalle mie passate recensioni, non sono un grande fan dei Roswell. Per me i pick-up al ponte in generale, ma anche in questo caso, è sempre troppo pieno di alte frequenze. Quello al manico invece impasta un pochino, diciamo nei suoni puliti, soprattutto il manico se la cava diciamo meglio. Nei crunch bene o male ancora, anche se cominciano a sentirsi dei limiti. Nei suoni distorti secondo me raggiungono il loro limite, nel senso che fra l'altro io l'ho un po' tolta in fase di montaggio, però si sente anche un discreto ronzio di fondo se si va su una distorsione bella pesante, e questo probabilmente è dovuto dal fatto che non è schermato il vano dei pick-up. Altra cosa di questi pick-up, vedete che hanno 4 viti, ecco, sono direttamente avvitati sul legno, e in questo caso dal pick-up al manico al pick-up al ponte la differenza si sente di suono, ma se metto il selettore centrale con tutti e due i pick-up non è così diversa la cosa che non mettendo il pick-up al manico. Ecco, questo è dovuto al bilanciamento, bisognerebbe abbassare un po' di più il pick-up al manico e anche quello al ponte, che secondo me sono un po' troppo alti. Non so se riuscite a vederlo, comunque fidatevi, sono un po' troppo alti. Ecco, questo non mi è stato possibile, ci ho provato, ma le viti sono talmente dure, talmente infilate nel legno che rischio di rovinarle, e siccome io questa chitarra la voglio tenere perché a livello diciamo di liuteria, di legni, è perfetta, è eccezionale, veramente è una bellissima chitarra, e il mio progetto, come vi ho detto, era di metterci 2 P90 e lo farò. Ho già, come ho detto, dei Tomb Raider e voglio metterli, e dopo questa chitarra secondo me varrà più del doppio, anche il triplo senza problemi. Ecco, questi pick up se ne andranno e non mi mancheranno, devo dire la verità. Resta il fatto che per il costo che ha con la custodia e tutto il resto, questa chitarra è comunque un acquisto consigliatissimo. Poi se a voi piace il suono un po' secco, un po' diciamo senza grandissima personalità dei Roswell, no, va benissimo, e la mia è sempre un'opinione personale. Ecco, smetto di parlare, andiamo a sentire i suoni distorti, dove appunto a mio parere ci sono dei limiti, e poi ci vediamo poi per le conclusioni finali.
lasciamo perdere le mie performance chitarristiche, che sono quello che sono, ma sapete bene che io non faccio assoli o prove di pick up studiati per non avere neanche una nota fuori posto. Io ci tengo più che altro che voi sentiate il suono. Poi è chiaro, se uno si prepara una bella filastrocca di accordi e di assoli è più bello, però il suono per me è più importante, per cui se c'è qualche errore, qualche castroneria, e ce ne sono, perdonatemi, insomma io però non ho tutto il giorno a disposizione per fare una dimostrazione che dura 2 minuti. Ecco, cambiando discorso, questa chitarra è favolosa, mi piace molto, assemblata eccezionalmente, i legni sono ottimi, meccaniche autobloccanti, graffite, capotasto, tutto perfetto. Ovviamente, come avete capito, i pick up non mi piacciono, io non sono accanito contro i Roswell, ci sono alcune chitarre che con i Roswell suonano bene. Questa secondo me no, nel senso io non la trovo nelle mie corde, ecco, probabilmente magari a qualcuno invece piaceranno molto, e anzi è molto probabile, sì, non è un problema, ma io cambierò i pick up di questa chitarra, la terrò con me, metterò i P90, vi farò sentire la differenza. E ecco, al di là di questo, un'altra piccola cosa da fare è, secondo me, la schermatura nel vano appunto dei pick up, perché nei distorti pesanti insomma si sente che manca. Non so se poi questa sia una carenza dei pick up che non sono eccezionali, o se sia proprio appunto perché manca la schermatura, non sono così tecnico. Però ecco, meglio farla, è una cosa che ci si impiega una mezz'oretta, non è un grosso problema. Ecco, perché la chitarra che costa 2,98 euro, 300 euro, mettiamola lì, con questa qualità costruttiva, con la custodia e tutto, vale assolutamente la pena. Ecco, per cui il discorso pick up è molto soggettivo, vedete voi. Ecco, per questa volta abbiamo finito, anche stavolta siamo arrivati in fondo, se ci siete bene, spero bene. Vi chiedo ancora se volete di iscrivervi al mio canale, se già non lo siete, e mi date una grossissima mano. Per ora finiamo qui, ci vediamo alla prossima. Ciao!